Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Prendete valigia e passaporto, vi portiamo in viaggio con noi. Ci troviamo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella con destinazione San Gimignano. Sarà un viaggio interessante, visto che dovremo prendere ben 2 mezzi per percorrere 60 chilometri. Avete mai preso un treno in Italia? Questo su cui noi siamo è chiamato treno regionale. I treni regionali sono quei treni che collegano le varie città all'interno di ogni regione italiana. I treni che invece collegano città che si trovano in regioni diverse sono chiamati intercity o frecce, che sono più veloci e hanno sempre un posto assegnato. Dopo circa un'ora di treno siamo arrivati a Poggibonsi. Però sembra carino, ma sembra buono l'odore che si respira in questo paese, è più pura l'aria. Sì, perché è in altura, è vero. Piccolo paesino da cui abbiamo preso un autobus per San Gimignano. Guarda la fontana che per risparmiare l'acqua non supera i 10 centimetri. Quando salite su un qualsiasi autobus italiano, non dimenticate di obliterare il vostro biglietto, cioè di inserirlo in queste apposite macchine che lo timbrano con la data e l'ora, per indicare che è stato utilizzato. Voglio andare da Trader Joe's, voglio andare da... come si chiama quell'altro? Costco. Come? Costco. Whole Foods. E dopo altri 20 minuti circa siamo finalmente arrivati a San Gimi, quasi. L'autobus ci ha lasciati in campagna, quasi. È necessario camminare ancora per circa una decina di minuti. La passeggiata però è piacevole, visto che si può ammirare un panorama mozzafiato. Perfetto per scattare qualche foto e respirare aria pura. San Gimignano, infatti, sorge su una collina a un'altezza di circa 324 metri. Ed eccoci finalmente, entrate con noi. Vedi Graziana come se la crede, vedi qua. Potete vedere le mura di cinta di questo bellissimo borgo medievale. Già, avete sentito bene, borgo. In italiano, un piccolo centro abitato si chiama paese. I borghi, invece, pur essendo dei piccoli centri abitati, si distinguono dai paesi perché hanno delle caratteristiche piuttosto specifiche. Devono essere antichi, con l'architettura originale dell'epoca e ben riconoscibile. Devono curare il decoro del centro urbano. Devono offrire luoghi di interesse turistico o eventi di interesse culturale. Avere prodotti DOC, DOP, DOCG o IGP e disporre di strutture di alloggio e di ristorazione aperte tutto l'anno. San Gimignano rispetta praticamente tutte queste caratteristiche. Come dicevo, infatti, risale al Medioevo e l'architettura dell'epoca è rimasta praticamente intatta, come potete vedere, dalle mura ai palazzi alle torri. Ecco, le torri. Le torri sono forse la cosa più famosa di San Gimignano. In origine ce n'erano 72, una per ogni famiglia ricca della zona. Oggi ne sono rimaste solo 13 e sono considerate il simbolo dell'architettura medievale toscana. Inoltre, dal 1990 sono anche patrimonio dell'umanità UNESCO.
Insomma, per visitare San Gimignano non si devono avere problemi o dolori al collo, perché è d'obbligo essere sempre con la testa in su ad ammirare queste bellissime torri. Ognuna di loro è bella e particolare, ma tra le più famose c'è quella che si trova nei pressi di Piazza della Cisterna, vicino alla chiesa. Si chiama Torre del Diavolo perché, secondo la leggenda, quando il proprietario tornò da un lungo viaggio, trovò la torre più alta di quando era partito. Da qui la torre è stata vista come opera del diavolo, da cui prende il nome. Altra piccola curiosità. Sapevate che San Gimignano è praticamente attraversata dalla via Francigena? Cosa? Sì, la via Francigena è un antico e importante itinerario che unisce il Nord Europa a Roma, le cui origini risalgono al Medioevo. Si tratta di un percorso di circa 1800 km che parte da Canterbury, percorre la contea del Kent, arriva alla Manica, prosegue lungo le regioni francesi, varca la frontiera svizzera ed entra in Italia. Qui attraversa 7 regioni, fino a raggiungere Roma, la città eterna. In ogni caso, noi siamo delle buone forchette, sai che novità, e dopo aver fatto le nostre ricerche ci siamo resi conto che non potevamo visitare San Gimignano e non provare il gelato più buono del mondo. Sì, ok, ogni volta che si prova un gelato che sembra buonissimo, lo si definisce il più buono del mondo. Ma quello a cui noi ci riferiamo lo è davvero. È il gelato della gelateria Dondoli, che ha vinto moltissimi premi e per questo ha sempre una fila lunghissima di persone. Noi abbiamo incontrato il proprietario, il padre del gelato pluripremiato, che è stato così gentile da realizzare un video esclusivo per i Lernamici. Vi lasciamo alle sue parole. Allora, qui abbiamo con noi il proprietario della gelateria Dondoli. Sergio Dondoli. Sergio Dondoli. Sergio Dondoli, raccontaci un po'. Allora, guardi, i premi che abbiamo vinto sono molto importanti e il più importante è sempre l'ultimo, così io lo considero. Io sono stato premiato lo scorso anno 2020 a gennaio al Senato della Repubblica come l'ambasciatore del Made in Italy. Fantastico. Quindi sono uno dei 100 ambasciatori, secondo il Senato della Repubblica, del Made in Italy. E invece nel 2016 un premio che aveva preparato il nostro presidente Sergio Mattarella come tesoro vivente nazionale per quello che riguarda gli artigiani, quindi del mondo della gelateria. E di più non si può dire. Ecco, complimenti. È un riconoscimento alla qualità del gelato, spero, ma di sicuro all'età che è già avanzata. Questi riconoscimenti vengono quando uno è vecchio, non prima. Allora siamo onorati di poter provare il vostro gelato. Questo mi farà piacere, avrete la sorpresa di avere un gelato che è fatto esclusivamente con le materie prime eccezionali del territorio, a cominciare dal latte, che è un latte crudo biodinamico, e quindi abbiamo adottato le mucche, una fattoria di Poggio di Camporbiano, faccio pubblicità perché è una cosa meravigliosa, di grande salute, porta salute addirittura mangiare il nostro gelato perché è fatto con queste materie prime eccezionali. E la frutta per il 90% è biologica. Ovviamente non abbiamo aromi, ovviamente non abbiamo coloranti, quindi tutte materie prime eccezionali. Cioè lei ci rende orgoglioso del Made in Italy, no? Io spero di sì, io ne sono di questo, okay, io ne sono. Grazie mille. Venite presto a San Gimignano, vi si aspetta le torri, ma c'è anche il gelato. Va. Grazie. Questo è... Sa che è buonissimo. Ma in generale il cibo a San Gimignano è molto buono. Guardate voi stessi, noi abbiamo fatto un aperitivo. Ah, e ovviamente se siete qui
non potete non provare il vino tipico del borgo, la Vernaccia, unico vino bianco della Toscana. Insomma, perdersi tra i vicoli di questo incantevole borgo medievale è una delle esperienze più belle che potrete fare in Toscana. Garantito! Ah, e come se questo non bastasse, San Gimignano offre dei punti panoramici incredibili, come per esempio quelli nel Parco della Rocca, da cui potrete ammirare i colli toscani e scattare delle foto a chiappa-like. Adula, futuro proprio... Purtroppo, come tutte le cose belle, anche la nostra gita a San Gimignano si è conclusa. Abbiamo ripreso l'autobus, ripreso il treno e siamo tornati a Firenze a fine giornata. Un viaggetto come quello che abbiamo fatto noi, cioè fuori dalla propria città, ma comunque non troppo lontano, della durata di una sola giornata, si chiama in italiano gita fuori porta, perché appunto la si fa fuori dalla porta della propria città. Anche voi ne fate qualcuna? Fatecelo sapere nei commenti. Secondo noi sono perfette per chi non ha molto tempo libero o molti giorni di vacanza o molti soldi. E fateci sapere anche se avete provato il gelato Dondoli o se avete voglia di provarlo. Se invece volete sapere di più riguardo la storia dell'antica e ricchissima e famosissima famiglia Medici di Firenze, non dimenticate di guardare il video che abbiamo realizzato dedicato proprio a questo argomento. Sarà super interessante, garantito, e potrete vedere anche alcune bellissime immagini della splendida Firenze. Come sempre trovate il link in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece avete voglia di ripassare un qualsiasi argomento della grammatica italiana o avere maggiori informazioni sulla cultura italiana, non dimenticate di passare dal sito learnamo.com, dove troverete tutto questo e molto altro, come dei praticissimi esercizi automatici per ripassare quanto avete appreso durante la lezione. Non dimenticate inoltre di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube. Ciao!